Dato che sono passati un po' di giorni, piccolo riassuntino di come siamo arrivati nel nord-est dell'Albania. Dopo aver lasciato l'Italia a bordo di un traghetto, siamo sbarcati a Valona. Velocemente abbiamo percorso la costa e ci siamo fatti un bel bagnetto rinfrescante nelle limpide acque albanesi prima di buttarci nell'entroterra. A quel punto sosta d'obbligo ad Argirocastro, bucciatina nelle acque termali del canyon e poi via tra le strade montane con paesaggi da cartolina fino a raggiungere Coriza. Da lì montagne, orecchie tappate, pareti di roccia, cene improbabili ed eccoci arrivati a 2 passi dal Kosovo. Prossimo paese che visiteremo, ma non prima di un'ultima avventura albanese che ci lascerà senza fiato. Pensavamo di essere quasi arrivati, ma la cosa si sta facendo un po' agghiacciante. E con un bel po' di imbarazzo. Ne stavamo proprio ravanando durante la doccia. Buongiorno dall'Albania, dalla tazza non si direbbe perché c'è scritto Caffè Milano, ma siamo a qualche chilometro a nord di Kukës, la cittadina più grande che c'è in questa zona. Siamo nel nord-est del paese e abbiamo fatto una bellissima dormita, colazione fatta, ma poi ormai è tradizione che facciamo la seconda tappa e ci beviamo un bel caffè turco che ci dà tutta la carica giusta per questa giornata che la passeremo tra i monti, perché siamo tra le montagne appunto nel nord del paese. C'è già un bel po' di gente in giro, è tornato anche Paolo dalla sua tappetta al bagno, ecco. Se spostiamo i bicchieroni. Tutto bene, tutto a posto, very good. Ok, dopo questo aggiornamento ragazzi, allora la direzione di oggi è quella di Valbona. Siamo ripartiti dopo il caffè ragazzi, ma ci siamo dovuti subito fermare perché sotto questo benzinaio abbandonato Exoni c'è questo parco auto d'epoca pazzesco. Ci sono addirittura 2 Cadillac da questo lato, una targata Washington e una targata con una targa albanese invece. Eldorado, colore questo bellissimo, questo verde acqua, e si può vedere tutto all'interno perché sono completamente scoperchiate, sono aperte in versione coupé. E guardate che spettacolo, cioè sono lasciati qui, non so per quale motivo, magari è un dealer, non lo so, guarda qua, questa tutte con gli interni rossi in pelle, ma che spettacolare. Poi da questa parte invece ci sono 2 Mercedes, come sapete qui c'è una passione pazzesca per le Mercedes, anche queste vecchie d'epoca, 450 SL, anche queste coupé, e chissà di che anno sono queste, anni 70, anni 80. Che robe strane. Sta passando una tartarughina. Guardala. Andiamo giù a vederla. Intanto non c'è nessuno su questa strada. Aiutala tu Angela. Aiuto? Sì. Vediamo dov'è. Eccola qua. No, non mi avvicino troppo, sennò si spaventa. Poveretta. Ce la sta facendo, è quasi arrivata. È comparsa così dalla boscaglia qua dietro. Vai tartaruga! Telecronaca della tartaruga che ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta e ha superato la linea bianca. La strada si è trasformata in pratica una corsia, la larghezza è quella, ma si passa non in 2, in 3 addirittura, perché ci sono anche i ciclisti, quindi bisogna stare molto attenti, andare piano. Ci sono degli spazi dove si allarga un po' la strada per passare, però tendenzialmente questa è la dimensione. In questa zona ci sono tutte queste mucche. Eccola, guarda come corre! Ah, che poverina, si è spaventato tantissimo, è corsa via. E ci sono anche questi slarghi per passare, quelli che in Scozia si chiamavano passing places. No! È sparita, c'era. Eccola, è Radio tornata! Maria! Radio Maria, prende anche qua! Abbiamo fatto il passo e stiamo scendendo adesso dall'altro lato e si vede tutta la valle qui sotto con le montagne sullo sfondo. Ho cucinato ragazzi una prelibatezza oggi. Vabbè, uovo, sugo e olive. Abbiamo anche il patè di olive che arriva dall'Italia, si chiama Aperò. Giustamente. Anche lei invece è andata a fare, eccola, il bucato.
che abbiamo trovato la fonte d'acqua. Sì, esatto, c'è uno spruzzo d'acqua, quindi ci siamo fermati un attimo, ho fatto il bucato, riempito le taniche. A posto. Adesso mangiamoci una fame. Oddio, che ponticello, strettissimo, si passa uno alla volta. Mamma mia, di qua c'è il fiume Valbona, c'è un vento fortissimo in questa zona. Ringraziamo il Signore che ci ha fatto passare. Dopo essere sopravvissuti a quel ponticello abbiamo attraversato la città di Bairamkurri. Non so se si dica così, la pronuncia sia giusta, ma l'abbiamo soltanto attraversata, siamo passati e stiamo andando adesso a infilarci sempre di più verso Valbona. Valbona è anche il nome del fiume però, e il fiume è questo qui sotto. Ci sono queste montagne altissime e si creano delle gole e l'acqua ha questo colore che è proprio un bel azzurro verde acqua. Sì, questa è la strada principale che si infila nella valle. Abbiamo parcheggiato un attimo su questo slargo per fermarci a dare un'occhiata prima di proseguire. La strada in pratica segue tutto il corso del fiume che in questa zona scorre verso sud ed è lungo circa 50 km questo fiume, uno dei fiumi più puliti di tutta l'Albania. Devo dire che da qua sotto già si vede, non c'è moltissima acqua in questo periodo, però la limpidezza si vede benissimo anche da qua. Spettacolare ragazzi, stiamo scendendo verso questo fiume, siamo sotto la parete di roccia, ma il colore dell'acqua ragazzi è quello che lascia veramente sconvolti. Ecco, anche lei è già lì. Adesso vorrei mettere anche i piedi nell'acqua. Qua c'è addirittura una spiaggetta grigia. Che acqua c'è? È arrivato il momento del test, il test della temperatura dell'acqua. Coraggioso, coraggioso. Il test è tosto. Ma l'acqua quanto è limpida! Veramente, guarda. C'è la doccia? Dici? Vado. Ma sei pazza, è ghiacciata! Sei sopravvissuto? Stai congelando? Scoppia le caviglie. La vallata non è disabitata, ma ci sono dei villaggi qua e là e poi ci sono degli scorci, quindi noi continuiamo a fermarci. Qui ad esempio ci sono questi due ponti, in realtà dall'alto se ne vedeva solo uno, cioè quello principale, ma c'è anche quello sotto più piccolino che però è completamente distrutto. Mi sa che prima erano due, uno per le macchine e uno per le persone, e uno dei due non ha resistito, non ha retto, quindi passo qui. Come vedete ci sono un sacco di tracce del passaggio delle mucche, ce ne sono varie lungo tutta la strada. Questo è il ponte, bello largo. Se ci passano le mucche, dai, ci posso passare anch'io tranquillamente. C'è la vista su tutto il fiume che scorre, continua da questo lato e anche dall'altro, e sullo sfondo c'è una moschea che hanno costruito proprio in un posto proprio bello, cioè scenograficamente da vedere. Guardate qua che immagine: ponte, moschea, fiume e montagne altissime. Oh, si sono proprio sdraiate queste in mezzo alla strada. Guarda. Scusate. Possiamo passare? Possiamo? Provo? Vado piano? Vai piano prima che impazziscono. Scusate. Non si muovono proprio, zero, guarda, guarda. Mi spiace, Mucche. ma io passo. Sono tranquille loro. Guarda, guarda qua. Ciao. E poi spunta una roba del genere, ma veramente? Cosa c'entra? Una struttura tipo all'inglese. Sì, Cos'è? qua in Un mezzo pub? alle montagne. In questa cornice ragazzi un altro ponticello in legno. Questo qui vabbè comunque sembra abbastanza tranquillo, abbastanza sicuro, solo per le persone. Poi qua in fondo spunta quello che sembra essere una casetta. C'è qualcosa?
stranissimo, c'è un calendario del 2025 Il signore... aggiornato col signore qui in primo piano. Mi aspettavo chissà che calendario, no? Tipo... No, no. signore che suona. Dentro invece ci sono ancora, allora, un po' buio, però si vedono ancora tutto quello che abbiamo utilizzato per macinare il grano. Quindi c'è questa parte qua, la pietra qua enorme che girava, veniva fatta girare con l'acqua del fiume qui sotto, che adesso non è più utilizzato, ma in passato sì. Infatti qua fuori proprio si sente scorrere il fiume. Guarda qua cos'è sbucato, anche questo molto inaspettato. In questa parte le montagne si allargano molto, quindi si crea la valle, c'è una parte più pianeggiante, quindi ci sono tutte le strutture come gli hotel, i ristoranti, però sembra che stiano ancora finendo di costruire tutto, perché mi sa che non è da tantissimo che c'è il turismo sviluppato in questa zona. La strada asfaltata finisce proprio qui e di fronte c'è un parcheggio dove abbiamo messo il cubetto lì all'ombra, con questa vista però, perché hanno messo un parcheggio proprio qui sotto tutti i picchi delle montagne. Eccolo che indica 5 picchi, conto 5. Ma è incredibile secondo me questo cappellino, non so cosa fare, cioè, niente. Scusami, se devi scegliere le montagne o me stesso, che scelta è? dai Angela, allora, così tu sei di parte, lo so. So che sceglieresti me tutta la vita. L'Heidi dell'Albania in questo momento. Cappellino tra i monti. Che sia Heidi Sampei o Michele Misseri non importa, quello che importa, l'unica cosa che importa è essere qui in questo momento all'ingresso della camminata verso la valle, verso l'interno della valle di Valbona, e questa strada collega due valli, la valle in cui ci troviamo adesso, Valbona, e Tet, che è dall'altra parte proprio della vallata, a circa 6-7 ore da qui a piedi. Noi chiaramente non faremo questa camminata. Chiaramente non è venuto il dubbio a nessuno, credo. Ecco. Però facciamo un pezzetto, vogliamo fare un pezzetto per addentrarci un po' e goderci un po' questi bei paesaggi. Il sentiero per ora è completamente pianeggiante perché ci troviamo in quello che è il letto di un gigantesco fiume che però è completamente asciutto. L'unico lato un po' più negativo è il fatto che è tutto sotto il sole, completamente sotto il sole, ma devo dire che il fatto che siamo a 1000 metri comunque aiuta, perché l'aria è bella fresca. Infatti io mi sono presa il golfino, che non si sa mai. Abbiamo camminato una mezz'ora e adesso finalmente è arrivata un po' di ombra in questa parte del percorso, e allora la vista si è aperta così sulle montagne e sono spuntati addirittura dei taxi. Abbiamo visto anche passare un paio di taxi che a questo punto non so dove portino, perché comunque qui non è che ci sia molto, a dire la verità. Ci sono delle cascate però a un paio di chilometri ancora. Bello, 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 very very nice, very very good. Che vista da questa parte. Ci siamo quasi, ragazzi. Questo è tipo l'ultimo bivio, perché da questo lato si va a Tet con questo sentiero, e invece qua abbiamo la parola magica Ujvara, che è la cascata da questo lato. Ujvara? Uivara forse? Fateci sapere se c'è qualche albanese nei commenti, se li diciamo correttamente le cose o se invece sbagliamo tutti gli accenti in Italia. Sbagliamo tutti quanti. Una lingua straniera. Figurati in italiano, figurati in albanese. Pensavamo di essere quasi arrivati, ma la cosa si sta facendo un po' agghiacciante. Nel senso che siamo finiti da soli completamente in mezzo a questo bosco e stiamo cercando i segni sugli alberi per capire se è questo il percorso. Dovrebbe essere questo, perché prima era segnato, poi ci sono un po' di segni. Ecco, questo è segnato per esempio di rosso, quindi sembra anche abbastanza battuta. Però ecco, pensavamo di essere arrivati, ma manca ancora un pezzo, e questa è la parte più
ripila di tutte. Eccolo qua. Ci stavamo perdendo da quella parte. Si vede da qua tutto molto asciutto. Siamo saliti un sacco perché adesso vediamo tutta la vallata dall'alto. Adesso dobbiamo andare dall'altro lato e poi arrivare lì nella conchetta della cascata. Siamo sotto, ragazzi. Allora l'ultima parte è bella tosta, questa qua. Salita sulle rocce, siamo arrivati su. Devo dire che da sotto era un po' deludente perché si vedeva un mini spruzzettino, invece qua vicino fa un altro effetto, anche perché c'è poca acqua perché comunque siamo in piena estate, quindi è normale Normale che sia così. Però devo dire che è bellissima la parete di roccia, si vedono tutti gli strati, poi a un certo punto fa proprio una curva qui sotto la cascata e scende l'acqua e si forma questa pozza d'acqua. Non abbiamo avuto neanche il coraggio di toccarla perché fa freddo. Ma vabbè, dai, vado io. È qua. Guarda che pesciolotti. Oddio, cosa sono questi? Ma sembrano quasi sanguisughe. Cosa sono? Oddio, allora non metto la mano. Allora metto qua. Fresca, molto fresca. Al di là della cascata però è valsa la pena arrivare qui sopra per questa vista. Da un lato c'è tutta la zona di Valbona che è di qua e dall'altro lato invece Tet, quindi siamo proprio a metà del passo che porta poi dall'altro lato. Una scena da cartolina, il cubetto, le montagne dietro, il sole che sta tramontando. Siamo tornati al parcheggio ma l'abbiamo spostato un po' più di lato. Prima avevamo parcheggiato lì in mezzo accanto a quel van, ma ci siamo messi qui di lato per un po' più di privacy, anche perché ci siamo fatti una doccetta, ci siamo dati una rinfrescata, anche se devo dire che la parola rinfrescato non è la parola giusta perché fa già fresco oggi. Si sente la differenza rispetto a ieri, siamo saliti di altezza e quindi anche la temperatura è più bassa. E mi sa che ci aspetta una bella notte con la copertina stasera. Anche là. Sì? L'hai detto che appena stavamo proprio ravanando durante la doccia è passato un gruppo di 80 persone? No, questa è la regola, cioè questa è proprio tipo la regola. Cosa succede? Che esattamente quando noi iniziamo a farci la doccia, pensavamo fosse una cosa dell'Italia, che nel momento in cui iniziamo a farci la doccia arrivavano le persone dal nulla. Invece no, anche in Albania stessa cosa, noi eravamo proprio qui dietro a farci la doccia, vedete non c'è nessuno di qua e invece a un certo punto un gruppo di 10 persone. Siediti sul merde. Mi siedo anch'io. Cosa stai facendo? Stai mangiando? Ecco, questo è il momento più bello. Vedi, hai fatto una bella passeggiata, sei andato in giro, poi torni, bel due merde, ti siedi lì, ti mangi questi cose. Guarda, sono i semi di girasole. Ah, sì, abbiamo ancora un pacchetto, perché un pacchetto dura un anno, tipo, di questi cosi. E ci metti una vita anche a mangiarli perché devi fare così. E in questo sono antistress, perché mentre lo fai, Io faccio così, vedi. non pensi a altro. Lo Guarda la apro, tecnica. Poi prendo il pezzettino dentro. Dovresti fare tutto con la lingua, perché in Iran ti ricordi facevano velocissimo. Non Tac, sono tac, bravi. tac, 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 tac. Noi no. Anche in Turchia, tantissimo. Sì, esatto. Infatti andavi tipo al bar dove si prendeva il chai e vedevi tutta questa distesa. È vero, di semini di zucca. Semini di zucca dappertutto proprio. Ah, quando capisci come funzionano sono anche buoni. I primi 2 o 3 ti mangi la buccia in pratica. Un po' di stress. No, però poi è stress quando ti cade. Esagerato, che stress è? Ma senti, ma per cena cosa si mangia? No, stasera? la questione del ravanamento l'abbiamo spiegata bene. Sì, che ti stavi ravenare adesso No, ma il momento proprio quello proprio no, andrei troppo nel dettaglio, direi solo che nel momento sbagliato. Il momento peggiore. Comunque stasera pasta con sugo mezze maniche abbiamo, con sugo e patè di olive. Nel sugo lo mettiamo? Insieme, così dà Nuova il ricetta. sapore. E poi insalata di carota pronta stasera. Primo, secondo, contorno, dolce, acqua, caffè, 10 euro. Sentila come sfrigola la pasta, che profumino che c'è. Bella, questa è una ricetta importante, forse da spiegare molto meglio. Sì, apri il barattolo, aggiungi il sugo, apri il barattolo, aggiungi un po' di patè di olive. Fatto! Questo era difficile, devo dire, proprio difficile, 2 ingredienti. Ah, guarda, una mosca ha dormito con noi. Ah, l'ho svegliata. C'è già il sole alto. Sì. Che dormita.
Questa è stata la notte più fredda da quando siamo tornati in Italia, da quando abbiamo comprato il cubetto, da Sì, è quando vero. dormiamo nel cubetto. Sì, Ha fatto freddo, però è stato bellissimo con la coperta. Alle 10:30 dormivamo. ah sì, abbiamo mangiato pure presto, era tipo inverno, non so, è stato strano, non è inverno, Non è inverno, no, è piena No. estate. Dopo una colazione veloce abbiamo chiuso tutto, stiamo scaldando adesso il cubetto, sempre con questa vista, stiamo per lasciare queste montagne. Pieno di mosche anche là. Sono entrate tantissime mosche, quando è uscito il sole sono iniziate ad arrivare tantissime mosche, quindi guarda, ce ne sono un paio appiccicate anche qua fuori che vogliono venire con noi. Noi adesso stiamo andando verso la città principale che c'è qui, Bairankurri, che all'andata abbiamo solo attraversato velocemente, invece adesso vogliamo fermarci lì un attimo. Siamo in altissima montagna, ragazzi, ma anche qua ci sono un sacco di bunker, anche perché siamo proprio vicini al confine e in questa zona ce ne sono addirittura 3. Uno qui e altri 2 nascosti da questo lato. Questi una volta che li costruisci sono impossibili da tirar via. Che roba. Si può entrare qui dentro se vuoi. Dai, Prego. vai tu Angela. No, prego. Dopo di te. Vai pure, qui c'è anche questa parte qua che in genere non c'è. Questo diciamo anti-bunker davanti. L'antibunker. Vabbè. L'antibagno. Dai, provo a entrare nell'antibunker. Stai attento alla testa, che è bassissimo. È super massiccio, guarda qua che roba. È spesso, tipo quasi mezzo metro, più di mezzo metro. Poi entrando c'è la cupola. Qua però si può stare in piedi. Qua sì. Qua riesco quasi a stare in piedi. C'è anche Angela. C'è la fessura qua esterna. Si vede dentro un pochino. Non è un bel posto dove stare. Oddio, sono piena di formiche. Piena di formiche. Oddio. Attacco delle formiche! No, ma è incredibile. Ci sono 1 milione di formiche. Aia! Attento, diciamo. Formiche? Ci sono formiche dappertutto. Sì, piena Angela. Ancora, ma... Anche io. Andiamo. Contrariamente a quanto si possa pensare, Valbona non è soltanto turismo, è anche turismo, ma anche agricoltura e allevamento. Infatti ragazzi, qua ho una scena pazzesca, una scena bellissima di questi covoni di fieno che guardano anche al panorama circostante. Si gratta pure! Scusa. Pure, addirittura, ma possiamo passare, scusate signore. Eccole, piano piano, con i loro tempi, guarda. Ci mostra le chiatte? Sì. Grazie. Siamo arrivati nel centro principale di tutta questa zona di Valbona e il paesino, ragazzi, non è niente male. C'è questa parte pedonale con i bar e i ristoranti e quindi si può passeggiare tranquillamente. Ci sono addirittura negozi di souvenir dove si vendono i vestiti tipici albanesi e anche i cappellini. Qua li vediamo per esempio in questo negozio dove c'è la signora che sta lavorando a mano. Hello! Eccoli qua, i vestiti tipici albanesi. Siamo nel ristorante che si chiama Cacca. Non si dice cacca, si scrive con la C ma si legge Z, Zacca ristorante, e qua fanno delle cose particolari che non troviamo dappertutto in Albania, e cioè melanzane ripiene, peperoni ripieni. Vabbè, questa è un'insalata, che abbiamo aggiunto. Sì. C'è un profumo perché secondo me c'è anche della menta dentro. Infatti qua si vede, guardate, le foglioline di menta. Che profumino, non vi dico, che bei piatti coloratissimi. In questo, nel peperone, c'è anche il riso dentro ripieno. Queste sono la versione vegetariana di altri piatti che vengono fatti anche con la carne, quindi abbiamo scelto questa variante. Diciamo che c'è moltissima carne nella cucina albanese, quindi non è facilissimo trovare tutto questo. E ci beviamo una birretta insieme. Ma questo, allora ragazzi, sarà l'ultimo pranzo barra cena chiaramente in Albania. Quindi ci siamo trattati abbastanza bene, devo dire la verità. Ho assaggiato le melanzane che in pratica sono ripiene di verdure, quindi c'è questo trito di pomodori, peperoni, cipolle, un po' di carote.
È arrivato intanto anche il riso, il pilaf. Devo dire che ci sono delle erbette, quindi super saporite. All'interno invece dei peperoni c'è questo riso che è tutto pieno, anche questo di verdure, extra super mega saporito e bello uncioso, bello untoso, perché è proprio saporito e buono. I piatti parlano chiaro, ragazzi, ci siamo spazzolati tutto quanto ed è addirittura arrivata la frutta per chiudere il pasto. Una mangiata d'altri tempi, ma che panza! Eri gonfio, Sì. Abbiamo speso 11 euro, quindi 5 euro a testa, 5,50 euro. Ah, miele, guarda che bottiglione di miele. 100% Chetnast. Dopo il ristorante caca rimaniamo in tema di nomi particolari e di fronte a me ho il benzinaio più famoso di tutta l'Albania, il benzinaio Castrati. Questo lo si può trovare dappertutto, non credo neanche che sia il migliore perché c'è un problema con la benzina in Albania, e cioè che tantissimi di questi distributori hanno una qualità della benzina molto bassa, quindi bisogna stare attenti, fare delle ricerche e andare a vedere più o meno qual è quella migliore. Ci hanno detto che dovrebbe essere la Alpet la migliore, però abbiamo fatto fatica un po' a trovarne in giro per Albania. Comunque noi oggi non facciamo benzina, la facciamo direttamente in Kosovo domani, perché proprio domani appunto passiamo il confine e andiamo a dormire stanotte proprio vicino al border. Facciamo anche un piccolo giro al supermercato perché ci manca qualcosina. Comunque ragazzi, se venite in Albania la pasta non manca, state tranquilli, non c'è bisogno. Questa qua è quella piccola piccola, però c'è anche quella più grande sotto, ci sono anche le penne rigate, very good, quindi non fate il nostro errore, non c'è bisogno di portarsi di tutto dall'Italia. Qui c'è un sacco di roba anche a prezzi molto buoni. C'è l'immancabile Belino, ne prendiamo un paio. Siamo arrivati all'ultimo parcheggio albanese, di fronte a questa diga e quindi a questo lago. Là, vedete, dopo quella collinetta c'è il Kosovo. Siamo proprio con vista Kosovo oggi. Allora, ci siamo presa un po' comoda oggi in effetti, perché comunque abbiamo un po' di arretrato, dobbiamo metterci un attimo a fare video, quindi la nostra vita che diciamo riprendiamo nei video è sempre una doppia vita. Poi c'è anche l'altra parte, c'è anche una doppia vita, c'è anche l'altra parte, quella di montare video, fermarsi un attimo, verificare, spostare file, tutte quelle cose insomma che facciamo ogni giorno per appunto portare avanti questo canale. E quindi adesso facciamo anche una bella doccia, ci rinfreschiamo anche da quel punto di vista, facciamo un po' di scushi, un po' come quello che abbiamo fatto ieri. Un po' qua è più tranquillo, devo dire, qua forse ce la facciamo più tranquilli la doccia. C'è una telecamera qui davanti, però credo che non siano interessati a noi che ci facciamo dici? la doccia. Questa qua? Più alla diga. Ah, dici? Non è che sono dei guardoni? No, vedo anche le mucche là che si stanno facendo il bagno là in fondo. Anche loro? Le mucche, possiamo fare anche noi una prova. Come vedete ragazzi, noi siamo già merdemati. Io anzi mi sono merdemato immediatamente perché allora adesso mi sgranocchio anche quei cosini sgranocchiosi, sì, quasi prima quasi. doccia, poi sgranocchini. E via poi ragazzi, chiudiamo questa giornata. Siediti sul merda e facciamo il saluto. Quindi ragazzi, nel prossimo video si cambia paese, un paese totalmente sconosciuto per quanto ci riguarda. Siamo molto curiosi, anche perché il Kosovo porta con sé un sacco di cose nuove, storie, c'è una storia travagliata, difficile, bisogna capire tante cose e siamo super emozionati per questo confini di domani. Esatto. Va bene ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale così non vi perdete tutte le prossime novità, attivate anche la campanella così vi avvisa quando c'è qualcosa, succede qualcosa. Noi cerchiamo di esserci sempre in premiere, quindi grazie a tutti quelli che ci sono nella premiere. Sì, ogni tanto ragazzi, siete fantastici. Sì, un bel gruppo c'è nella premiere, siamo contentissimi e quindi noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Abbraccione di gruppo. Alla prossima ragazzi! Ciao!